Benvenuti allo Stagista Podcast. Dentro questa scatola sono contenuti 3 oggetti che dovrebbero farmi indovinare chi sarà l'ospite di questa puntata e che tra poco si siederà con cui chiacchiererò. Voi ovviamente già lo sapete, io non ancora. La particolarità è che i 3 oggetti che ci ha consegnato la persona di cui diventerò stagista non sono necessariamente legati al suo lavoro, cioè potrebbero esserlo, come no. Io spero che ovviamente mi siano d'aiuto per indovinare chi è. Quindi partiamo, apriamo ufficialmente la scatola, sono molto emozionato. Ok, il primo oggetto che noto, che non si può non notare, è una fantastica lampada che definirò la cugina che non ce l'ha fatta della famosa lampada della Pixar. Comunque anche molto bella questa, nera. Ok, questo oggetto mi fa pensare che l'ospite possa avere a che fare con il mondo dei libri. È una persona che sta tanto seduta a una scrivania, una persona che scrive molto, che disegna, quindi devo dire che è un ottimo indizio. E poi gli altri 2 oggetti occupano 1/20 della scatola perché sono una sigaretta. Mi fa anche impressione tenere una sigaretta in mano perché io non ho mai fumato in vita mia. Questo non mi fa pensare a molto, vi devo dire la verità. Sono una persona che fuma, quindi persona di cui diventerò stagista. Smetti di fumare, mi raccomando, tra poco te lo dirò in faccia. E l'ultimo oggetto è, se riesco, ora capirete perché non riesco a prendere, una piuma. Ok, è una piuma che può essere molto utile sia per fare gli scherzi ai vostri amici mentre dormono. Tutti noi l'abbiamo fatto almeno una volta nella vita, però non è che mi dica granché. No, beh, potrebbe essere un calamaio come si scriveva una volta, come molte persone appassionate ancora fanno. E quindi ho capito perché la lampada, la sigaretta non è che sia un grande indizio, e la piuma però il calamaio mi fanno pensare che la persona di cui diventerò stagista in questa puntata è un libraio antiquario. Ed è proprio lui. In questa puntata sono lo stagista di un animatore di film d'animazione e non solo, e nel corso di questa puntata scopriremo tutti perché. Gianluca Fratellini. Ciao Gianluca. Ciao Phil, e grazie per avermi invitato. Grazie a te, sai che sono molto felice di poter diventare il tuo stagista e inizio subito col dirti che, come hai visto nell'intro, ho sbagliato la tua professione, cioè non ho indovinato che ci saresti stato tu oggi, perché Vado via. i 3... No, puoi rimanere, anzi, perché devi raccontarmi i 3 oggetti che non mi hanno fatto indovinare la tua professione. Dimmi perché li hai scelti, partiamo dalla lampada. Va bene, allora ti aiuto un po'. Vai, La vai. lampada l'ho scelta perché diciamo che è stato il primo oggetto che mi ha folgorato da quando avevo 14-13 anni. Ero in cucina e stavo guardando la TV, c'era Blob in quel momento che mostrava spezzoni di video di vari programmi. E in quel periodo non c'era internet, quindi non c'era facilità di trovare questi tipi di video. Improvvisamente vidi questo spot, questo spezzone di questo corto di Luxo Junior, che era il corto della Pixar, il primo corto di John Lasseter che appunto fece nel 1998, no scusami, nel 1994 se non sbaglio, e lì rimasi davvero folgorato perché mi fece capire che c'era la possibilità di dar vita a degli oggetti, seppur non avendo espressioni facciali o quant'altro, seppur mantenendo le fattezze di un oggetto reale, a trasformare quel movimento in emozione. E quindi vidi questo piccolo corto di questa piccola lampada bianca, nel mio caso era bianca. E noi ce l'avevamo nera perché costava meno di quella originale Ma della non ci sono Pixar. problemi, non ci sono razze per le lampade, così Esatto, come nella vita. E quindi da lì proprio imparai che c'era un linguaggio non verbale dove si potevano comunicare oggetti anche come questo microfono, come quest'asta di microfono, che diventavano oggetti di comunicazione. E quindi vedevo questa piccola lampada che saltava su una palla, giocava su una palla e c'era questo genitore, lampada più grande, che era frustrata dal non tener fermo questo figlio Junior Lamp, questo Junior Lamp, fino a quando la lampada poi sgonfia la palla e lui ne vede un'altra ancora più grande e continua a rincorrerla. Quindi l'ho trovata così carina che mi ha aperto proprio
un modo di comunicare anche attraverso questo linguaggio, che io trovo sia un linguaggio proprio di animazione, 3D. Secondo oggetto, perché la sigaretta? Allora, la sigaretta non perché io fumi, perché come te odio il fumo, non ho mai fumato. Ok, quindi siamo in due. Siamo in due, Ok, siamo in due. mi Non ho sento mai meno solo. fumato, però ho vissuto in una cerchia di amici dove fumare quasi sembrava ehm, obbligatorio, diciamo, Certo. per entrare nel Se gruppo. non lo facevi non Se eri non lo figo. facevi non eri figo all'epoca, quindi questo oggetto l'ho sempre visto anche come dire, in modo negativo, no? Anche perché mi ha portato via anche persone a me care, quindi ehm, questo oggetto è stato poi diciamo, l'inizio personale della mia carriera vera e propria, perché è stato un corto che ho imparato a creare, perché ovviamente non avevo le basi per poter animare, ma le ho imparate in Lussemburgo dove avevo appena iniziato a lavorare e mi trovavo quindi circondato da artisti che uscivano da scuole Supinfocom, scuole francesi dove appunto Dove si imparava a fare quel mestiere. esatto, insegnavano proprio animazione 2D, 3D, erano scuole molto costose, quindi io mi sono ritrovato poi a lavorare, grazie ad un altro corto, magari ne parleremo dopo, lavorare in quell'azienda dove poi ho sviluppato appunto questo corto delle sigarette che è stato poi un'altra bomba che ha detonato e mi ha aperto varie porte in vari studi. Devo dire che tuttora mi permette ancora di vincere premi importanti come il Giffoni, come la selezione di Davide Donatello, e pensare che è un corto fatto in casa, cioè fatto in una stanzetta Cioè, di qualche animato metro. non con i grandi strumenti che può avere un mega Assolutamente. studio di animazione americano, ma con quello che tu avevi in quel momento da Esatto, ragazzino. esatto. Tra l'altro, quando l'hai fatto, dov'è che l'hai pubblicato? Perché oggi ragioniamo come se YouTube fosse sempre esistito, però nei primi anni 2000 non c'era ancora, quindi tu l'hai realizzato e poi dove l'hai messo? Sì, in effetti all'epoca era molto più complesso, nel senso che non c'era una piattaforma dove pubblicare o dove condividere con un link dappertutto come ora. Quindi all'epoca si creavano proprio delle VHS oppure delle Betacam, perché i festival, ad esempio, accettavano solo le Betacam, che costavano parecchio Che anche. suono? Sai che non so neanche Sono cosa delle sia. videocassette più professionali che utilizzavano solo nei cinema. Ok. Le VHS non andavano bene per i festival, quindi accettavano solo queste Betacam che io facevo stampare apposta per inviare ai festival e poi a volte ritornavano, a volte no. Ultimo oggetto, la piuma, che io ho scambiato per un calamaio. Allora, la piuma in realtà è di un film di Forrest Gump che mi ha accompagnato, diciamo, da quando ho apprezzato il cinema e anche la musica, perché io sono anche musicista, quindi musica e animazione per me sono un connubio insieme. E la musica di Forrest Gump poi mi ha ispirato a creare una storia che è il primo corto che ho fatto sempre per conto mio, perché ripeto non era un lavoro che volevo fare, che l'avevo creato appunto per mostrare il mio sentimento ad una ragazza, essendo timido, di 18 anni, avevo ancora quella timidezza e speravo di mostrare questo corto a questa ragazza che intanto era già impegnata con qualcun altro, sperando che potesse. In realtà questo corto poi non l'ho mai finito, però nel momento in cui lo stavo facendo mi venne chiesto di mostrarlo a qualche azienda in Lussemburgo. Ecco, poi da lì è tutto iniziato e ho cominciato a lavorare grazie a questo corto che in realtà avevo fatto come Dante per Beatrice. Io nel mio piccolo avevo fatto questo piccolo corto che in realtà era per me, ma in realtà è diventato poi il mio mestiere, ma non Quindi con la immaginavo. ragazza non ha funzionato, Non ha aperto. però con la carriera direi che è andata leggermente Esatto, bene. esatto. Gianluca, allora, il tuo ruolo è facile da dire così a parole, no? L'animatore, l'animatore 3D, quello che realizza i film d'animazione, i cartoni animati, i personaggi dei videogiochi con cui giochiamo. Però se dovessi dire concretamente che cosa fai, cioè qual è il tuo apporto a un film d'animazione che noi vediamo? Che ne so, ti cito uno dei film d'animazione più belli che abbia mai visto, cioè Wall-E, no? Prendo il personaggio di Wall-E. Uno come te, che cosa fa concretamente su un personaggio così? Allora, quando dovevo descriverlo anche ai miei genitori all'epoca, tuttora è difficile spiegarlo, perché immagino sia anche complicato tecnicamente a capire come
una persona riesca a dar vita ad un personaggio tramite un computer. E in realtà gli animatori non sono altro che degli artisti che utilizzano appunto questi software, che sono software tecnici, sono usati anche nell'industria meccanica, quindi, ma per metterci poi quel sentimento, quell'emozione che poi noi spettatori anche vediamo nel cinema, nel film, devono appunto mettere qualcosa di umano, che non è intelligenza artificiale, è proprio di umano, dove il nostro lavoro sta proprio quello di in decifrare nel comportamento un nostro umano, anche quello che vediamo in tutti i giorni, non deve essere per forza cinematografico, ma studiare appunto quei minimi dettagli che creano quell'emozione. Quindi poi trasformarla e recuperarne pezzi per poi inserirli all'interno di movimenti, perché alla fine non facciamo altro che creare movimenti, no? Creiamo movimenti che simulano delle emozioni. Infatti l'animazione non è altro che anima, no? Viene dal latino Sì, anima, no? è pazzesco perché delle cose che non esistono ci emozionano, a volte quasi più di un film fatto con degli Esatto, attori. esatto. Tant'è che anche il silenzio, anche le pause sono importanti nel movimento, perché danno appunto quella importanza al movimento che verrà dopo. Quindi è una persona che fa il tuo lavoro, arriva già un disegno di base, immagino, del personaggio Esatto, sì. che si vuole realizzare e poi tu cerchi di ricrearlo al computer e poi di pensare e realizzare anche i movimenti. Non proprio, abbiamo un dipartimento che si occupa di storyboard, che sarebbero le vignette che poi vedi anche impostate Quindi su come un fosse un muro, fumetto. come fumetto, come vignette varie che spiegano la storia, ma in pochi disegnetti. Poi c'è il dipartimento di modellazione che crea il modello in 3D, ma è un modello fisico rigido. Poi c'è il dipartimento che crea gli scheletri che vengono inseriti all'interno di questi personaggi, e poi a noi tocca appunto muovere come burattinai, però in maniera più organica e a volte anche emozionale, ecco. Qual è la parte del corpo più difficile da animare, da rendere reale? Il volto Ok. degli umani, soprattutto degli umani, perché quando devi creare qualcosa di realistico, lì diventa molto più complesso. Non so se ci hai fatto caso, ma in alcuni film dove viene utilizzata anche la motion capture, dove è un sistema che recupera i movimenti umani di un personaggio, mentre il facciale non è motion capture, ti accorgi che è finto il personaggio. Infatti Che il corpo è tutto perfetto, però la faccia ha qualcosa che non va, esatto, dicevo. perché lo spettatore guarda, se tu vedi un film non guarderai solo il corpo, guarderai gli occhi e guarderai il volto, poi tutto il resto viene da sé, viene in secondo. Però il linguaggio, diciamo, quello non verbale, quello dei movimenti è comunque evidente, te ne accorgi, ma è il volto che dà anche quell'emozione. Per esempio c'è una parte del nostro corpo che aumenta di volume, di 4 volte di volume, quando amiamo qualcosa, e non è quello che stai Io stavo già pensando. pensando a quella No, cosa, no? sono le pupille, per Ah, esempio. ok, certo. Chi è Le che non ha pensato alle pupille? le pupille si dilatano quando guardi qualcosa che ti piace, oppure quando qualcosa ti spaventa, quindi, oppure ti disgusta, non so. Quindi c'è un micro movimento di pupilla che ti dà quel segnale di emozione, di piacere o disgusto, o di paura. Quando sei impaurito, la pupilla si rimpicciolisce. Quando sei, diciamo, innamorato, ad esempio, si allargano totalmente. Quindi dai piccoli particolari puoi notare tante caratteristiche di questo. A livello di tempistiche invece quanto ci vuole per realizzare, animare completamente un personaggio di un film d'animazione che magari dura un'oretta e mezza, 2 ore? Dunque, immagina tipo 2 secondi, di solito durano 1 settimana o 2, Caspita. quindi poi dipende dalle produzioni. Ci sono le grosse produzioni dove magari ti possono dare un po' di tempo, però devi immaginare che ogni giorno noi facciamo dailies, facciamo riunioni col regista, col produttore, vediamo allo schermo in queste sale che si chiamano Sweatbox, dove Come? davvero sudi, Sweatbox, dove, Ah, dove sudi, dove ok. sudi. Sweat Questo è il come nome sudi. che Disney ha dato da quando è nata l'animazione a queste sale, un po' perché forse all'epoca erano piccole e si sudava parecchio, ma è anche vero perché gli artisti sudano parecchio, perché c'è quel timore, quella paura che qualcosa non funzioni.
perché lì vedi il tuo shot collegato ad altri e ti senti responsabile di portare avanti quella pellicola Cioè e dici il c'è il rischio che personaggio. magari tutto il resto funzioni, ma la Esatto, cosa che hai esatto, fatto tu no, e magari lo stai mostrando a tutti i tuoi esatto, colleghi, esatto. collaboratori, i tuoi capi. Ed è molto, molto particolare quel momento perché ogni giorno lo vedi col regista e lui deve prendere le decisioni, se accettare quello che tu hai fatto per portare avanti gli altri shot che vengono fatti dopo, o modificare il tuo per rendere omogeneo il personaggio, perché tu immagina che il personaggio che andiamo ad animare poi passa in mano ad altri artisti, quindi ogni animatore anima un pezzo di storia e il personaggio è sempre lo stesso, o meglio, deve essere sempre lo stesso. Quindi è importante che si senta questa continuità del personaggio e non che si senta la differenza tra animatore ad animatore. La cosa bella tua, Gianluca, è che tu sei pugliese, al momento vivi in Puglia, sei nato a Modugno, vicino Sono Bari, nato a giusto? Modugno, sì, esatto. Sei veramente una pasta d'uomo, nel senso che sei una delle persone più tranquille e umili che io abbia conosciuto, però nel fare questo lavoro e le grandi abilità che ci hai già dimostrato parlando, ti hanno portato a fare già grandissime cose nella tua carriera. Tu hai lavorato per studi in America, in Canada, in Lussemburgo, ovunque. Quali sono le produzioni d'animazione più grandi a cui hai lavorato? Per dire, a me viene in Eh, mente Rio 2, Hotel Transilvania, Assassin's Creed, il sì, videogioco. Assassin's Creed, Hotel Transilvania, oppure l'Era Glaciale, Dumbo, Re Leone, La Bella e la Bestia, Cose veramente Guardiani grandi. della Galassia, insomma ce ne sono tanti, ma la cosa bella è che, diciamo, questo, sì, come hai detto tu, vengo dalla Puglia, in un terreno molto, molto sterile, forse per questo tipo di lavoro. Infatti, quando ho cominciato, che avevo appunto 14 anni, non ho mai sentito qualcuno spingermi, a parte la famiglia, diciamo, a rincorrere questo sogno, nel senso che era un sogno per me. Ecco perché ti ho portato la piuma. La piuma è anche il simbolo di seguire quel tuo desiderio che ti porta come in Forrest Gump, ti porta ad attraversare momenti difficili, perché ovviamente devi pensare che devi traslocare, devi cambiare vita, non è sempre facile, però ti rendi conto di quanto poi questo viaggio ti faccia trasportare, ti faccia viaggiare, ma ti faccia anche conoscere. E addirittura ho avuto il piacere anche di lavorare poi con Robert Zemeckis, Ah, quindi giusto, per Pinocchio, vero? esatto, quindi voglio dire, non avrei mai immaginato che partendo da un piccolo corto fatto per una ragazza usando la musica di Forrest Gump, sarei poi arrivato a conoscere o a lavorarci addirittura con Robert Zemeckis. È stato quasi, è surreale. E per arrivare a fare il tuo lavoro, immagino esista, vabbè, l'iter classico, quello magari di fare una grande scuola di animazione, un'università. È possibile arrivarci anche da autodidatta? Adesso ti posso rispondere, all'epoca forse no. Ah, esatto, no, te Adesso sì, lo allora chiedo al adesso Gianluca di sì, oggi. adesso ti direi assolutamente, qualsiasi lavoro, non c'è bisogno delle scuole. La scuola è un pretesto come la piuma, è un pretesto per disciplinarti. Questo non vuol dire che non sia necessaria, Certo. ma se hai le possibilità la fai. Ma nel mio caso non avevo le possibilità economiche, quindi ho acquistato libri e ho comprato libri, seppur non avendo un computer, già conoscevo il programma a memoria. Quindi questa è stata la mia sfida, no? Poi, ripeto, arrivare a quei livelli si può arrivare tranquillamente perché non è tanto la scuola che fai, ma come ci arrivi. Ecco, come ci arrivi. Nel mio caso, per esempio, adesso ti potrei dire che quando ho fatto i corti che hanno vinto festival internazionali. Io non credevo nemmeno, non capivo neanche l'utilità di questi festival perché dicevo, ok, ho vinto un premio, ma questi premi in realtà mi sono serviti, ad esempio, ad avere un visto americano. Non avrei mai immaginato, perché in America, come ben sai, Certo, per avere un visto da lavoratore è devi avere molto una difficile. laurea, devi avere già un lavoro specializzato, quindi non ti sponsorizza nessuno se non hai le qualifiche per poter applicare al visto. Nel mio caso è stato alquanto facile in realtà perché l'azienda mi ha detto quanti premi hai vinto? Questi premi ti valgono quanto 20 anni di università.
Quindi io poi in un anno sono riuscito ad avere un visto one in America. Che è il famoso visto, quello per abilità straordinarie. Alieno, esatto. Quindi io sono stato un alieno, mi sono sentito alieno, seppur diciamo non ti trattano da alieno, ma ti trattano davvero da persona qualificata, seppur non avessi fatto alcuna scuola. Quindi ero l'unico, forse autodidatta, circondato da tanti studenti masterclass di tutto il mondo. Quindi il consiglio è quello di 3P, io dico sempre le 3P: pazienza, perseveranza e passione. E invece tornando a parlare di tutti i personaggi che hai animato finora nel corso della tua carriera, prima parlavamo dei grandi lavori che hai fatto, parlando invece di quelli non riusciti, qual è il tuo più grande fallimento? Cioè, ti è mai capitato di provare ad animare un personaggio e alla fine quando l'hai guardato hai detto ma che è sta ciofeca? Assolutamente, ma questo mi capita sempre. Raccontami il più brutto. Allora, Voglio sì, sapere tutto forse su questo allora il personaggio. Chi progetto, forse era? ti dico la verità, il progetto che ho forse meno amato è stato Peanuts, Snoopy. Ok. Forse perché era troppo impostato, ecco, era troppo chiuso come progetto. Dovevo seguire tutti gli storyboard, disegni di Schulz, che come pensai aveva il suo stile per disegnare Peanuts e aveva anche quello stile un po' tremante Certo. proprio perché soffriva di questa malattia e che dava appunto questo stile qui. E per me è Quindi non stato... avevi grande Non margine di avevo manovra. margine di manovra e quindi lì ho capito che mi sento frustrato quando non ho la libertà di metterci del mio, ecco. Quando diventa tutto meccanico non è per me e lì ho sofferto di più, anche se è un bel progetto, non lo metto in dubbio anche a livello di storia, qualitativo, ma personalmente è stato il mio, non dico fallimento, ma proprio è stato un progetto sul quale non ho gioito, ecco, non ho, rispetto a, che ne so, all'era glaciale dove avevo totale libertà e potevo animare Scrat come Che volevo. meraviglia. Lì diventava l'opposto, ecco. Anche se comunque diventa difficile, ma almeno so che c'era del mio, ecco. Trovo difficile quando Hai devo animato fare anche la qualcosa. ghianda dell'era glaciale? Certo. Ragazzi, allo Stagista Podcast, l'uomo che ha animato la ghianda dell'era glaciale. Che Pensa che meraviglia. il primo film lo vidi con i registi ad Annecy, e non avrei mai immaginato che poi avrei lavorato su uno dei sequel. Quindi è sempre una sorpresa questo lavoro, è sempre stato un continuo scoprire nuovi orizzonti, ecco. L'hai scritto sul curriculum, sono l'uomo che ha animato la ghianda dell'era glaciale? No, non credo No, che... però è un'idea che da stagista io mi sento di darti, non si sa mai per il futuro, può sempre tornare utile. Devo prima mangiarmela e poi magari la scrivo. Esatto, esatto. No, la lascio per Scrat perché poveretto è rimasto Giusto, anche perché sempre... ci tiene Ci molto tiene e quindi molto, sarebbe ecco. un peccato toglierle. Gianluca, vorrei parlare per un attimo di come è cambiato questo lavoro dagli anni in cui tu magari ancora non lo facevi a oggi. Lo stereotipo che io ho sempre, per dire, tutti almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto, credo da bambini, quei libri Dei che se tu libricini. sfogliavi velocemente Esatto. animavano come una sorta di cartone animato. Tanti decenni fa era così che si Sì, animavano? sì, sì. O è una grandissima fake news? No, 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 era proprio così. Infatti c'era, a parte che ne avevo uno di quelli che mi portò mio padre dalla Germania, era proprio il primo libricino dove capii che cos'era l'animazione 2D. E anche io facevo fatica come te a dire, ma davvero animano tutti i fotogrammi? Io mi E- immaginavo, per dire, quando guardavo, che ne so, le cose vecchie della Disney, un libro enorme, tipo di 1000 pagine, con una telecamera davanti e una persona che fisicamente stava così a sfogliarlo per beh, un'ora. sì, sì, sì. È Infatti una cosa vicina alla realtà? in Disney, per esempio, hanno ancora la multicam che Disney inventò e fu uno dei primi a inventare la prospettiva nel disegno 2D. Tipo, immagina, è presente Photoshop? Sì, Ok, certo. immagina dei layer, dei vari Che è un famoso livelli. software, lo dico perché non sapesse, un Esatto, grande software per fare le sì, che grafiche. permette appunto di avere dei livelli di profondità, no? Per separare delle immagini. Tu immagina che Disney lo fece già nel suo tempo con una famosa macchina chiamata Multicam, dove mettevano praticamente la macchina in verticale puntata verso il basso e appunto mettevano su dei fogli, su dei piani di vetro i vari livelli, tipo, non so, Topolino che cammina. Quindi loro spostavano lo sfondo ogni 2 fotogrammi
e poi scattavano una foto. E quindi era praticamente uno scattare foto che creava appunto l'illusione della vita ed era alla fine diventa un libro, come dici tu, di fogli, poi da colorare, immagina quanto lavoro che c'era lì. Poi c'era anche l'animatore che disegnava i fotogrammi principali. Adesso lo chiameremo il key animator, in cui animava la chiave, l'animazione chiave di quel momento. Poi c'era l'animatore intermedio, che aveva meno, diciamo, esperienza, che faceva lo suo stage, era quello di riempire i due fotogrammi inserendocene altri che continuassero il movimento, un po' come posa A, posa B, e tu intercalavi tutti i movimenti Per renderli fluidi, per renderli diciamo. fluidi. Quindi quello era il lavoro che faceva poi l'intercalatore. Infatti. Oggi invece basta un computer. Oggi basta un computer, crei una posa A, B, e il computer come intelligenza artificiale, che ormai se ne parla, ma in realtà si è sempre usato, perché i programmi di grafica usano anche questa learning machine, no? Che imparano dagli umani a quello che facciamo. Intercalano appunto in automatico il movimento da A a B, creandoti questa continuazione, senza dover disegnare a mano tutti i fotogrammi, cosa che sarebbe in Sì, effetti scomoda. perché già, come mi hai raccontato prima, ci vuole un sacco di tempo, non oso immaginare se non ci Esatto. fosse questo strumento. E invece quando si deve animare un personaggio capita che prima di animarlo virtualmente, artificialmente, un animatore chieda a un attore di fare quella mossa dal vivo, oppure no? Allora, dipende, se si tratta di film live action, tu parli di film live action o di Live cosa? action sono quelli con cui ci sono sia gli attori Esatto, che i perché c'è un personaggi di po' di fantasia. differenza, perché Ma quando in entrambi i ti casi, faccio i ok. due casi, sì, nel caso che ne so, live action, tipo Guardiani della Galassia, no? Rocket, hai presente Rocket? No, perché non l'ho Ok. visto, però farò finta di averlo Eh, visto, sì, ok. è un personaggio, è un raccoon, è un personaggio animale, però parla come un umano e c'era l'attore che dava la voce, quindi noi abbiamo sempre i video degli attori che recitano in uno studio con un microfono così, ma non hanno la possibilità di muoversi, di atteggiarsi proprio perché c'è difficoltà. Però danno la voce al personaggio digitale. Nei film d'animazione, prima di animare, noi abbiamo prima bisogno dell'audio rispetto al doppiaggio. Il doppiaggio viene dopo, per esempio, il doppiaggio tu doppi qualcosa di già fatto. Mentre per quanto riguarda un film di cartone animato, film di live action, è l'attore che prima dà la voce e noi diamo i movimenti Ah, vedi, non la successivamente. sapevo questa cosa. Quindi l'attore per recitare come attore in un film da cartone animato credo che sia più difficile di recitare dal vivo, perché quando per esempio facevo delle sessioni audio dove, che ne so, c'era James McAvoy che doveva dare la voce a un personaggio di Gnomeo e Sherlock Gnomes di Gnomeo e Juliet, vedevo come lui, seppur non vedesse lo storyboard, aveva la sua stanzetta, lo vedevo dal vetro, che recitava senza avere nemmeno l'idea di che cosa si sarebbe visto nella scena. Però lui la immaginava. Quindi quel lavoro che fa un attore nel dare la voce è ancora più incredibile, perché poi dà a noi le idee per immaginarsi cosa possiamo creare con quel tono di voce, con quella caratteristica dell'attore stesso, dei movimenti da aggiungere come livelli. Quindi quando si tratta di animazione cartoon, abbiamo solo l'audio e il video dell'attore che recita davanti al microfono. Quando invece si tratta di live action, abbiamo a volte l'attore in carne ed ossa che si muove nello spazio, tipo, che ne so, La Bella e la Bestia, direi forse. Sì, diciamo ci sono degli attori che prendono le sembianze del personaggio digitale, ma non appaiono nel film Ok. finale. E noi però non le usiamo neanche come referenza perché sono solo rappresentativi, ecco. Tipo Dumbo, c'era una persona che aveva una maschera Da Dumbo. verde Ok. di un elefante che la muoveva nello spazio. O tipo Star Wars, nell'ultimo di Ahsoka, dove mi sono occupato di una creatura che era
era un misto tra cavallo, ratto e lupo. C'era un cavallo con una testa da No, ratto. no, No, c'era ok. uno che aveva la testa di questo animale che si muoveva nello spazio e noi dovevamo ricreare un movimento per questa creatura da riempire al posto di quella persona che muoveva. Ma in realtà per l'attore serviva più come referenza visiva per capire dove posare gli occhi, dove Sì, che non a muoversi. voi poi per Esatto, esatto. animare il tutto. Quindi lì siamo noi che dobbiamo creare da zero le animazioni, magari usando videoreferenze di animali, nel caso un lupo, un cavallo, mischiandolo ad un ratto, quindi tu immagina. E invece, diciamo, il tuo essere animatore di film e di videogiochi è direttamente proporzionale alla quantità di film che tu guardi e alla quantità di videogiochi che giochi? No. Scusa il gioco di parole. Allora no, infatti è strano perché io non gioco molto Ok. e non ho mai avuto né PlayStation, né... I miei giochi si Cioè, tu hai fermano. animato Assassin's Creed, uno dei più grandi giochi, della PlayStation, e non hai mai avuto una PlayStation. Non ho mai avuto una PlayStation, ne avevano lì in azienda per provarlo, testarlo, Ok. ma sinceramente non ho mai avuto il tempo materiale. Ma mi sono fermato a quelli del Commodore, il vecchio Commodore dove giocavo sì ai giochi del Commodore di una volta o anche quelli del PC, non so, tipo Monkey Island oppure il Prince of Persia del PC, il prima versione, quello pixelato, quello sì, ci ho giocato parecchio. Però è strano che poi in effetti sì, non avendoci giocato mi sono ritrovato a lavorare su progetti di Assassin's Creed, Splinter Cell o Rainbow Six, Far Cry. Beh, Sono tutti giochi violenti eh, mh, sui quali non ho mai avuto modo di giocarci, da ma perché stagista. forse era la parte cinematica che mi interessava. E poi c'era il dipartimento di giochi dove facevano i cicli e robe varie. Da stagista ho appena imparato una cosa molto importante, cioè che non è detto che chi fa il tuo mestiere poi sia anche un utilizzatore finale delle cose che va a realizzare. C'è un personaggio di un film o di un videogioco d'animazione che avresti voluto tanto animare tu? Forse tanti, No, immagino. però è ovvio che quando lavori su un progetto ti tiene preso per un periodo e ti tocca anche a volte rinunciare. Un progetto che tuttora rimpiango è Avatar. Dovevo partire per Avatar, anche se per 6 mesi, e sapevo che era un progetto incredibile, mi volevano e ho rifiutato perché problemi personali, cioè nel senso Era sentimentali, impossibilità. sentimentali, ho lasciato il lavoro e ho preferito. E poi mi sono reso conto che ho sbagliato perché Come... non ha funzionato. Sì, in effetti forse E quindi giusto lì rimpiango due molto, soldini li li avresti... rimpiango perché, no, ma non tanto per i soldini, era più per l'esperienza. L'ultima domanda vera che faccio a tutti gli ospiti dello stagista, in sole due parole, che stagista sei stato tu e come sei tu oggi con i tuoi stagisti? Allora, stagista, posso dirti una chicca? Certo. Allora, quando ho cominciato questo lavoro ero stagista, in effetti, avevo un contratto di 6 mesi, tra l'altro credevo fosse una burla, perché ovviamente quando ricevi la prima email che ti chiedono di lavorare su una serie televisiva ti sembra quasi assurdo. Allora andai di persona sul posto, non trovai nessuno, era una casa abbandonata. Pensai fosse davvero uno scherzo. Poi in realtà avevano traslocato da poco. Feci questo stage di 6 mesi e pensa a te, ricevetti la chiamata alle armi e dovevo ritornare in Italia per abbandonare il mio sogno. Quindi mi ricordo quello che feci è tanta la passione che avevo, andai un weekend, tornai in azienda, trovai il capo dell'azienda, gli spiegai la situazione con l'ansia, dissi guarda, mi vogliono in Italia, vogliono che torni perché devo fare il servizio militare e non volevo farlo. E il mio capo mi fece il contratto il giorno dopo, indeterminato, perché era l'unico modo che serviva Per poter però essere giustificato a per essere non farlo. giustificato. Io sono stato uno stagista davvero, ho assorbito come una spugna,
perché bisogna assorbire, bisogna prendere da quello che trovi. Quindi le due parole potrebbero essere spugna e Spugna fortunato. e fortunato. Hai visto? E bisogna prendere la fortuna al momento giusto, altrimenti sarei tornato facendo il servizio civile. E invece le due parole che ti attribuisci oggi come capo, con le persone che magari vogliono imparare qualcosa da te? Io cerco sempre di mantenerli con i piedi per terra, sempre, perché è un lavoro che è relativo, dipende dall'artista, da come ti poni, da come lavori anche con i registi. Quindi l'importante è amare quello che fai. Poi, ripeto, pazienza, perseveranza e passione, cioè sono le 3 P che... E Esatto, secondo in me questo senza caso di puoi usarne quelle 3 di parole, visto la regola delle 3 3 P che parole mi hai vanno detto bene, prima. 3 lettere, 3 parole. Gianluca, grazie mille, è stato un grande piacere, un grande onore essere il tuo stagista perché ho imparato un sacco di cose, sono certo che sia stato lo stesso anche per tutti coloro che ci hanno ascoltato e guardato, perciò Grazie grazie. a te, grazie a voi per avermi invitato. Grazie all'animatore Gianluca Fratellini che è stato con noi allo Stagista Podcast.